Iniziamo questa chiacchierata che è assolutamente informale, vedete bene qual è il setting, quindi siamo molto contenti di avervi con noi oggi, sappiamo che c'è qualcuno in arrivo, ma rispettiamo i tempi di tutti e soprattutto quello dei nostri amici che sono oggi qui con noi a testimoniare un'alleanza che cerchiamo di raccontarvi, anche perché non voglio assolutamente banalizzare. Noi oggi siamo contentissimi di creare per voi un'esperienza, loro hanno creato per voi un'esperienza gastronomica memorabile, ma lo hanno fatto a partire da un pensiero. E allora abbiamo deciso di rubarvi almeno 10 minuti del vostro tempo, perché questo non è lo show cooking televisivo per spiegarvi una ricetta e tantomeno è un'occasione per semplicemente sfamarsi. Speriamo che sia un'occasione magari di sfamare anche un po' il pensiero. Allora parto presentando me, ma non per narcisismo, ma perché tanto sto parlando io. Perché se non vi conosco già, io sono Mario Ubiali, sono il fondatore di questa azienda che si chiama Timus e cerco in 2 minuti e senza farvi addormentare di spiegarvi perché Timus organizza in un luogo come questo a Futura degli eventi legati al mondo del food and beverage. Perché noi ci occupiamo di neuroscienze culturali, che già detto così uno si addormenta proprio a partire dalla definizione. In un minuto cosa vuol dire fare neuroscienze culturali e cosa vuol dire farlo perché noi siamo specializzati nel mondo del food and beverage, nel cibo. Ve la dico con lo slogan di base, ma che non è uno slogan, è la formula sintetica. Noi siamo un'azienda che è diventata molto brava e spera di diventarlo molto di più in futuro nel capire che cosa succede nella testa degli esseri umani che fanno esperienza del cibo. E lo facciamo combinando 2 cose. Una cosa la vedete, è più facile da, come dire, visualizzare, la vedete appoggiata su questo tavolo vicino al nostro team scientifico che si va a nascondere, come vedete. Quindi lo facciamo in 2 modi. Primo modo, mettiamo in testa fisicamente agli esseri umani che mangiano e bevono un elettroencefalogramma. Siamo dei digitalizzatori di processi mentali. Bastasse solo digitalizzare, persone come Martina Sansone, che è parte del nostro team scientifico, passano la loro vita a diventare molto bravi a capire che cosa vuol dire quel segnale, perché chiaramente registrare è facile, digitalizzare è facile, spiegare è un po' più difficile. Qui mi viene in aiuto il secondo argomento. Vi dicevo, noi spieghiamo cosa succede in un essere umano che fa esperienza del cibo, mettendo insieme quelli che in gergo un pochino più tecnico, neanche tanto, sono considerati 2 dataset non omogenei. I dati che vengono dall'attività neurofisiologica nel cervello delle persone e i dati culturali. Ecco perché noi diciamo siamo un'azienda che fa neuroscienze culturali. È una sfida molto importante, vuol dire avere un team multidisciplinare che riesce a far parlare un neuroscienziato cognitivo con un data scientist, con un esperto di business, con uno chef, con uno scienziato della gastronomia, con un antropologo, per far cosa? Per creare un'immagine olistica delle emozioni, delle memorie, dei processi cognitivi che sono coinvolti nel consumare cibo, perché consumare cibo è un atto molto complesso. È un atto talmente complesso che abbiamo deciso di venire a Futura e di parlare di come la neuroscienza aiuta il futuro del cibo, cercando di non parlarne troppo, cioè invitando. Non mi piace minimamente dire cuochi o chef, io vorrei dire prima 2 persone che pensano e mentre pensano fanno anche un lavoro, che è quello di creare esperienze enogastronomiche. Lascio che loro si presentino, voglio solo dire come team siamo contentissimi, orgogliosi di averli con noi, saranno loro a spiegarvi chi sono, dove operano oggi, da dove vengono e poi li provocherò con alcune domande perché ognuna delle 3 giornate che abbiamo trascorso qui in fiera con gli chef amici di Timus hanno in qualche modo voluto tirar fuori un tema specifico. Abbiamo parlato di farine di insetti, abbiamo parlato di upcycling in cucina e oggi parliamo di specie aliene. Quindi esatto. Loro vengono dalla Terra, mi risulta, però parleremo di specie aliene. Mi taccio, ho parlato anche troppo e chiedo quindi a Marco e a Silvia di presentarsi e anche un po' raccontarci da dove venite nella vostra storia professionale e umana e poi cominciamo un po' a raccontare cosa abbiamo pensato di fare oggi. Certamente. Bueno, io sono Marco Zambon, lei Silvia Rosa, siamo una coppia, lei è spagnola da Bilbao, io sono veneziano e attualmente gestiamo un locale a Venezia, però più che ci siamo conosciuti durante il nostro percorso universitario di scienze gastronomiche che abbiamo portato a termine in Spagna, dove appunto abbiamo portato anche
Lei ha studiato analisi sensoriale per tanto tempo, siamo appassionati un po' di queste tematiche che i loro Contimus portano a termine quotidianamente, e il tema che tratteremo oggi, appunto, come detto, sono le specie aliene e la sostenibilità. Essendo qua Futura, appunto, volevamo parlare di un tema riguardante la sostenibilità, e per noi le specie aliene lo sono assolutamente, tanto vegetali come animali. Oggi tratteremo principalmente quelle animali. Saranno 3 prodotti: uno è il gambero rosso della Louisiana, uno è il granchio blu e il terzo è la rapala venosa, che sono 3 elementi che sono molto presenti nel nostro territorio, nel Golfo di Venezia, che però non vengono minimamente utilizzate a scopo alimentare, non vengono vendute nei nostri mercati, non vengono utilizzate nei nostri ristoranti e nemmeno conosciuti dai nostri clienti. E questa per noi è una cosa, appunto, sbagliata, perché quando un elemento è così presente nel nostro ecosistema dovremmo trovare un modo, appunto, per utilizzarlo e per dargli un fine. Posso interromperti per provocare anche Silvia su questo? Quindi Silvia, lo chiedo a te, dobbiamo forse cominciare da una domanda preliminare generale. Che cos'è l'ingrediente locale? Si può ancora parlare di un ingrediente locale? Come sta cambiando l'idea di quello che è sostenibile e locale in cucina? Per esempio per voi che operate nella laguna. Assolutamente, dobbiamo pensare che cos'è locale, cos'è è stato tradizionale nella nostra storia, perché la storia è lunga e i prodotti sono molto variabili, no? Adesso quello che pensiamo che noi è locale perché negli ultimi 50 anni è stato parte della tradizione, però avevamo fatto una riflessione anche tipo sul mais, no? Che è un prodotto che per noi lo consideriamo local, però che invece è venuto dall'America secoli fa, e quindi si è abituato a essere parte della nostra dieta e adesso lo consideriamo come qualcosa di nostro, però non è esattamente così. Tutto quello che è locale però non è sostenibile, no? Abbiamo parlato anche su questo. Noi poi stiamo portando dei prodotti che, non essendo locali, sarebbe sostenibile però mangiarli, perché formano parte dell'ecosistema e stanno lasciando da parte a quei ingredienti, quei animali che invece sono parte delle nostre tradizioni. Stamattina Silvia mi raccontava, per esempio, che chi va in laguna spesso nei ristoranti si aspetta di mangiare la gran seola dicendo questo sì che è un prodotto veneziano, ma certo. Marco mi dava una delusione. Il tema è proprio capire cosa vuol dire locale, perché noi siamo abituati a pensare al locale con ingredienti che magari arrivano addirittura da altri paesi, solo che nella nostra memoria li consideriamo come locali, come per esempio la gran seola, che in laguna ormai praticamente si sta estinguendo, perché con il grandissimo consumo che facciamo di questo animale ormai praticamente non ce n'è più e quello che compriamo viene tutto dall'estero, quando invece la nostra laguna è popolata da tantissimi granchi blu che a livello organolettico rappresentano lo stesso prodotto, almeno a un palato comune e non a un super esperto, e però non viene minimamente consumato. Perché? Perché il cliente domanda gran seola, perché il gran seola è locale, quando locale non è. Quindi c'è un po' questo gap che è difficile da far entrare nella testa del cliente, perché siamo abituati a delle cose che noi consideriamo locali, quando locali non sono assolutamente. Tra l'altro aggiungo che dal punto di vista di chi fa neuroscienza culturale questo è il tema del giorno, è il tema di quanto è radicata nella nostra testa l'abitudine in quanto riconoscimento identitario. Torno all'esempio che faceva Silvia. Io da bresciano della Bassa sono cresciuto in mezzo ai campi di mais, ma io non associo la pannocchia a un alimento per la mia tavola. Posso associarla alla polenta, ma la associo normalmente all'alimentazione animale. È paradossale? Non è paradossale, è semplicemente la stratificazione di una storia gastronomico-culinaria. Vedete come nel pensiero che Marco e Silvia esprimono oggi noi abbiamo chiesto loro di provocarci su questo tema, loro hanno ribaltato il paradigma e stanno dicendo: ma se invece che riflettere sul fatto che l'ingrediente sia locale, il vero ingrediente locale della laguna oggi è la specie cosiddetta aliena. Sì. Ma se invece, per farvi capire che quella non è più una specie aliena ma è diventato un prodotto locale, la vestissimo dentro alla ricetta dell'abitudine che avete,
Quindi il teorema che oggi vedrete praticato in tavola di fondo è questo, ed è un teorema a cui Timus si è un po' abituata negli ultimi anni di lavoro. Molto spesso le multinazionali del cibo che lavorano con noi ci chiedono di misurare un mental state che si identifica con il senso di familiarità. Non so se lo sapevate, ma le neuroscienze sono in grado di misurare un mental state, calcolare un indice che è il cognitive workload, lo sforzo cognitivo che facciamo mentre mangiamo qualcosa, che per traslato in letteratura è sempre più spesso associato al senso di familiarità. Voi direte, chi se ne frega? No, la parte interessante di tutto questo è che ovviamente questo senso di familiarità è tutt'altro che banale. E qui voglio tornare a fare delle domande provocatorie a loro, perché cosa vuol dire per voi incontrare la gente cosiddetta non formata ai temi della gastronomia? Quanto si sta facendo fatica? Che visione o che sogno potete avere per la vostra cucina, per l'idea di cambiare le abitudini? Per me il sogno sarebbe perlomeno che tutti questi ingredienti entrassero nella nostra dieta e permettessero a quelli che invece stanno venendo sostituiti da queste specie predatrici e invasive di potersi riprodurre, di poter tornare a vivere nei nostri ecosistemi. Quindi almeno che per noi come chef, per esempio, questi ingredienti che portiamo oggi fossero reperibili nei mercati e quindi poterli proporre nei ristoranti, poterli far conoscere al cliente che poi può consumarli nella sua casa e quindi entrare in una dieta, che dare spazio anche a quei pescatori, a quei piccoli commercianti che magari stanno un po' morendo per una domanda di prodotti che loro già non possono trovare nei propri mari, e noi continuiamo a domandare cose che appunto non provengono dai nostri mari, quindi questi commercianti ne soffrono tantissimo e non vedono una via d'uscita, devono inventarsi tutti i giorni prodotti nuovi per andare a sopperire queste mancanze, come vedi che ti raccontavo prima di questa ostrica di Pellestrina, che spero non mi ascoltino i produttori, che viene dal Giappone ed è una specie che non si può autoriprodurre, cioè che non si può riprodurre, e che quindi è come comprare un seme di un monocultivo X, insomma, diciamo, senza fare nomi di multinazionali. Sì, è parte della conversazione di stamattina ed è parte del teorema per cui anche la neuroscienza, come una sorta di attrezzo multiuso che può essere messo in mano ai creatori di esperienze gastronomiche, sia un ottimo attrezzo per dare loro degli strumenti che ci permettano di creare per voi delle memorie emotivamente positive. La chiave di tutto, l'incontro e l'alleanza che Timus ha con Marco e Silvia, è un incontro e un'alleanza che nasce da una volontà comune. La volontà comune è: posso regalare un'esperienza gastronomicamente emozionante, culturalmente in linea con le aspettative di chi vuole consumare quel piatto, e nello stesso tempo dentro a quella busta passare un messaggio di sostenibilità e di conseguenza aprire la testa delle persone a un'abitudine nuova? E questa è una sfida, perché poi stamattina mi raccontavate che proprio la scarsità di accesso agli ingredienti rende difficile anche per voi come chef proporre queste cose in menù o pensare di farle effettivamente al ristorante. Però la scarsità in generale di qualsiasi tipo di ingredienti, devi capire che non tutti gli ingredienti si possono trovare nel mercato in qualsiasi periodo dell'anno, però è lo stesso che succede con questo, anche se è chiaro che un po' meno, perché non c'è tanta offerta, cioè non c'è tanta domanda, che è quello che crea l'offerta, no? Però oggi abbiamo portato i gamberi rossi della Luciana, che si trovano di più in estate e che adesso ad esempio non ci saranno più, e questo dobbiamo capire, no? È importante sapere quali sono i cicli di tutti gli ingredienti prodotti. E i vostri clienti lo capiscono? Che esperienza avete quotidianamente? La gente viene e chiede una cosa che... Siamo ancora al livello di cui si parla molto del paradigma dell'abbondanza perenne, o vedete qualche cambiamento? Dipende di che prodotti parliamo, perché per esempio questi prodotti, queste specie che sono invasive che portiamo oggi, sarebbero attualmente impossibili da introdurre in dei processi ristorativi, perché non esistono mercati che li vendano attualmente. E nonostante ci sia una quantità esorbitante di questi prodotti nel nostro ecosistema,
è difficile trovarli e quindi venderli nei ristoranti. Per quello appunto dicevamo che sarebbe bello che normalizzare questo consumo e permettere ai mercati di vendere questi prodotti. Ma io prima di fare il passaggio in cui chiederò a Marco e Silvia di accomodarsi da quella parte, voi potete poi in quel momento rimanere qui e vedrete in TV, tra virgolette, alcune cose, così ci spiegheranno un po' meglio che preparazioni, che tecniche, perché poi di fondo l'altro messaggio che vogliamo un po' raccontarvi è: c'è un modo di mandare questo messaggio ed è un modo che richiede non solo pensiero, come loro ci hanno testimoniato, ma tecnica come capacità di trasformazione. Quando passeremo di là, mentre ci spiegherete, vi farò le classiche domande televisive, perché quando abbiamo fatto gli altri 2 pranzi molte delle persone del pubblico hanno detto: sì, ho capito, certo, bravi loro che vengono dal Basque Culinary Center, lo sanno fare qualunque cosa, quindi magari parleremo un po' di quello. Intanto chiedevo, visto che siamo ancora qui seduti davanti a voi, qualcuno vuole fare magari una domanda? Siamo qui per voi, come vedete è molto informale, siamo in pochi. Avete qualche osservazione, qualche condivisione? Sono timidi, sono tutti molto timidi. Dopo mangiato ci si sblocca. Francesco ha una domanda. Abbiamo una valletta, non abbiamo una valletta. Vai Francesco. Francesco è fondatore di Brescia nel Piatto e quindi in qualche modo è padrone Funziona, di casa qua. Quindi. No, non è una domanda vera e propria, ho apprezzato tantissimo il discorso che avete fatto, ma io e Mario ne parliamo spesso di questi argomenti. Però mi fa sorridere pensare insieme a voi, per esempio, a un prodotto che è il pomodoro di Pachino, che quando ne parliamo ci attiva in noi qualcosa di magari di antico, di mitologico. Si tratta di un pomodoro introdotto nell'89 da una multinazionale israeliana sull'isola ed è un prodotto IGP. Questo per farci capire, insomma, che a volte pensiamo di mangiare un prodotto che viene dall'antichità, eccetera, eccetera, ma non è così. Quindi se cominciassimo a chiamare i gamberetti della Louisiana, della laguna, è quello il tema. Come il mais, come i fagioli, come tante cose che attraverso le certificazioni, attraverso l'aiuto del ministero, non lo so adesso, però probabilmente allora anche il consumatore lo recepisce in maniera diversa. È un giusto tema, grazie Francesco, perché è un giusto tema e ci fa capire che poi la provocazione di questi 10 minuti che vi lanciamo qui in fiera è, come tutte le provocazioni, poi è ramificata, perché avete già parlato di quanto è difficile per voi trovare un mercato e una filiera di produttori che vi portino gli ingredienti. Il cenno di Francesco ci fa anche capire inevitabilmente che nel mondo del food, come in tutti gli altri, c'è anche, come dire, un ruolo politico, istituzionale, normativo e legislativo. In Timus noi spesso andiamo a dei convegni internazionali sulla food innovation e raccontavo ai nostri amici qui stamattina, un po' scoraggiato, che è semi-deprimente per qualcuno che viene da una storia e da una cultura complessa del cibo come noi, come gli europei, io credo di poter dire, andare a un convegno in Silicon Valley o in Asia e scoprire che la nuova vulgata del futuro dell'alimentazione è una fabbricazione culturale di paradigma sostanzialmente creata a tavolino da forti interessi finanziari in Silicon Valley e in altre zone del mondo. E allora la domanda è sempre la stessa. Questo paradigma che noi oggi, come se vi avessimo invitato al secondo giorno di un laboratorio di liuteria, quindi ancora non siamo sicuri di come suonerà il violino e se siamo bravi a fare il violino, però questa cosa piccola in cui voi 20 siete qua ad ascoltarci è il prototipo di un'esperienza, ed è l'esperienza in cui noi, invece che stare zitti in un angolo, proviamo a far sentire la nostra voce e proviamo a dire: chi ha detto che pensare alla sostenibilità e alla neuroscienza culturale sia solo affare di convegno scientifico, di lezione in università o peggio ancora di laboratorio sterile? E chi ha detto che chi opera come loro nel mondo della ristorazione e dell'ospitalità non possa avere un pensiero, e non il pensiero a cui ci hanno abituato i canali televisivi classici, un pensiero che a loro viene da studio e da ricerca. Quindi, prima di farvi passare all'operatività, un'ultima domanda provocazione è anche che riguarda un po' noi: cosa può fare la scienza a supporto di chi fa lo chef? Qual è la vostra visione da questo punto di vista? Anche solo un esempio, un sogno, un tema? Questa è la domanda difficile.
Potete giustificarvi, avete una, oppure potete chiamare a casa, c'è l'aiuto a casa. È la nostra via per poter comunicare qualcosa, diciamo, è il nostro canale un po' per poter spiegare alla gente ciò che magari noi pensiamo in questi momenti, per entrare un po' nelle abitudini delle persone che magari non frequentano i nostri ristoranti, ma che leggono i giornali, che si informano, che comunque è un canale molto più ampio rispetto al nostro, che comunque è un canale di nicchia. È anche un modo per noi per continuare a pensare, a usare il cervello, a ricevere informazione che non è sempre facile nel mondo della gastronomia. Siamo sempre dentro di quattro pareti della nostra cucina, e quindi tante volte tutto l'input che ci può dare questa relazione tra scienza e gastronomia ci dà un po', ci fa riflettere, ci fa migliorare nel nostro lavoro, ci fa uscire dagli schemi dei nostri pensieri giornalieri. Certamente, sì, è una collaborazione che può portare solo a cose buone. Seguiteci, come dicono quelli che sono su Instagram. E io intanto vi chiedo con me di fare un applauso a loro prima che passiamo di lì, perché è un grande piacere avervi. Voi state comodi ancora 5 minuti, se volete intanto raccontarci un po' cosa avete fatto. Io faccio la clerici, mi metto la parrucca. Basta che non mi chiedano di cucinare, perché non sono famoso per essere... Allora, noi oggi avremo 3 portate, 2 piccoli assaggini e una portata un po' più principale. Inizieremo appunto con un cicchetto con lo spritz, che quindi è la cosa più tipica che c'è a Venezia, dove però noi sostituiamo lo spritz con un bitter, fatto da noi a base di carciofo violetto di Sant'Erasmo. Lo spritz è fatto con Aperol, Campari, Cynar, tutte queste grandi marche che diciamo che di veneziano hanno molto poco. Noi quindi abbiamo utilizzato degli scarti, trattando il tema che c'è stato ieri, appunto, di non sprecare nessun ingrediente proveniente dalle nostre cucine. Abbiamo utilizzato tutti gli scarti di questo carciofo, che è un presidio slow food delle nostre isole, per produrre questo bitter e quindi fare questo spritz veramente veneziano, questo aperitivo che noi serviamo nel nostro ristorante, che accompagneremo con un saor. Quindi anche quello è la cosa più tipica che c'è a Venezia, il saor, dove sostituiamo gli scampi con i gamberi rossi della Louisiana. Mi chiede il nostro operatore di mostrarlo, di inclinarlo leggermente, così i ragazzi qui il nostro pubblico lo vede. Quindi la base invece della polenta viene sostituita del mais, però sotto forma di un taco. Quindi abbiamo un po' scherzato su questa cosa del mais, che noi lo vediamo come nostro quando nostro non è, o lo è diventato, come i prodotti che portiamo oggi. Abbiamo fatto anche una ricetta americana, no? Quindi portare non solo il prodotto, però anche l'elaborazione. Giusto. Poi come seconda portata abbiamo proposto un doppio gioco tra quello che è local veramente e quello che è alieno, quindi abbiamo portato un fico che verrà condito con un olio di noci, sopra quello li metteremo il granchio blu che abbiamo mescolato, che sarebbe questo, che abbiamo mescolato con una maionese dei suoi coralli. Poi gli mettiamo una polvere di aloro e una maionese una emulsione di limone. E per ultimo abbiamo una pasta ripiena dei bottoni che serviamo anche in ristorante, che l'abbiamo riempito di la rapana venosa. Abbiamo fatto un wakame, che anche è un'alga che è invasiva nella laguna. Noi siamo abituati a mangiarlo in tutti i sushi, all you can eat, eccetera eccetera, però in realtà la laguna è stracolma di wakame e ce n'è veramente tantissima. Quindi l'abbiamo rinobilitata e gli abbiamo dato una patente veneziana. Certo. Mi sembra giusto. All'interno appunto c'è questa rapana venosa. E poi abbiamo fatto una crema di ortica, che anche questa è una pianta infestante, è locale, però infesta tutta, cioè non solo la laguna ma anche la terraferma. E poi sopra le aggiungiamo una crema di creme fraiche e un misto di borlotti
che anche questo è un prodotto che viene del colonialismo, che lo sentiamo come nostro, ma che in realtà è locale solo da qualche secolo fa. Ottimo, E questa- allora come E poi ultima della salicornia. mettiamo un po' di salicornia, che è una pianta alofita che cresce nella laguna, che sopporta un livello molto alto di salinità per crescere. bene, grazie, immagino vi abbiano fatto venire abbastanza l'acquolina in bocca, quindi con l'aiuto del nostro personale del team e di supporto di Accademia Symposium, se volete accomodarvi e passare nello spazio attiguo, i tavoli sono già pronti, quindi buona esperienza Vi ho già detto cosa e grazie fare. ancora. Yeah.